Vediamo un esempio di diario di riflessione, in questo caso compilato. Anche qua abbiamo due parti nella struttura, una prima parte in cui si descrivono l'esperienza del giorno, come è andato bene, cosa potrebbe essere migliorato, una riflessione critica, e potete vedere degli esempi del testo. Oggi ho avuto l'opportunità di gestire autonomamente la macchina da stampa per un piccolo lavoro di produzione. Dopo aver ricevuto le specifiche dal mio supervisore, ho preparato i materiali necessari, impostato la macchina e avviato la produzione e così via. C'è una descrizione con una riflessione approfondita su, ad esempio, cosa è andato bene, cosa potrebbe essere migliorato, e poi una riflessione critica generale. Questo è proprio un modo per staccarsi dall'esperienza e focalizzarsi proprio su quello che rimane in termini di apprendimento. Nella seconda parte vedete le possibili lezioni apprese e i passi futuri. Ad esempio, una lezione appresa può essere la pianificazione e l'organizzazione sono tanto importanti quanto la competenza tecnica della stampa, un primo livello di astrazione. E poi il feedback richiesto. Chiederò al mio tutor feedback non solo sulla qualità tecnica del mio lavoro, ma anche su come posso migliorare nella gestione del tempo e nell'organizzazione del workflow. La mappa concettuale è una rappresentazione grafica, come vedete, che ha all'interno, al centro, il concetto principale, in questo caso l'esperienza concreta nella stampa di un volume, e poi tutti gli altri elementi fondamentali, che possono essere, ad esempio, le competenze tecniche, possono essere il controllo di qualità, l'output, le competenze trasversali, e tutte queste parti dovrebbero essere riempite di testo o anche di altre rappresentazioni grafiche proprio per far capire in cosa consiste concettualmente questo processo di riflessione sull'esperienza. Possono essere realizzate sia a mano, carta e matita, che attraverso strumenti digitali ormai disponibili facilmente sulla rete. Oppure possiamo avere un altro esempio di portfolio. Abbiamo utilizzato lo stesso format utilizzato nel video dedicato a Mobirise, e qua vedete la prima pagina dell'apprendista, è la stessa che trovate nelle foto, in cui si presenta, indica le competenze, e poi, se vi ricordate, in una sezione dedicata al portfolio può indicare i propri lavori, tra cui ad esempio l'approfondimento di questo processo di stampa, e inserire poi anche successivamente i feedback dato dai propri supervisori. Vediamo ora l'altra sezione, la concettualizzazione astratta. Sulla base dell'osservazione riflessiva, l'apprendista sviluppa teorie e modelli astratti che spiegano le esperienze vissute. Questo può includere la comprensione dei principi di base della stampa, la teoria dei colori o la meccanica delle macchine da stampa. L'apprendista inizia a generare le esperienze collegando la pratica con la teoria. In sostanza trova conferme su come si fanno le cose al lavoro. Vediamo quali strumenti possiamo utilizzare per analizzare le competenze in questa fase. Le mappe concettuali, le abbiamo viste precedentemente, possono essere uno strumento ancora utilizzabile in questo, proprio per migliorare ancora di più questa fase di comprensione. In questo caso le mappe servono per collegare le esperienze pratiche con concetti teorici. Questa è la parte, diciamo, più importante. L'analisi di caso, anche questo l'abbiamo già visto. Dopo aver presentato uno studio di caso, si può chiedere agli apprendisti di analizzarlo utilizzando i concetti o le teorie che hanno sviluppato. Si valutano questi studi di caso proprio per capire come applicano questi concetti per comprendere e risolvere problemi simili a quelli affrontati nelle loro esperienze pratiche. Un altro strumento interessante sono le discussioni guidate, che enfatizzano l'aspetto, diciamo, un po' più sociale dell'apprendimento. In questo caso si possono organizzare discussioni su argomenti che richiedono agli apprendisti di applicare i loro concetti astratti a situazioni nuove ipotetiche, quindi c'è un po' un passaggio tra l'esperienza precedente e le future esperienze che possono avere, collegandole da un punto di vista di astrazione di modelli in cui si immaginano come realizzare le cose, e nelle discussioni possono argomentare come intendono realizzare le nuove attività. Abbiamo progetti di ricerca che sono complessi per quanto riguarda la realizzazione, però servono per consentire agli apprendisti di condurre approfondimenti su temi legati alle loro esperienze di apprendimento per imparare cose nuove. E in questo caso si valuta la profondità della loro indagine, cosa scoprono di nuovo, come possono organizzare le conoscenze nuove acquisite, l'accuratezza con cui applicano i concetti teorici, la chiarezza delle loro argomentazioni e conclusioni. Un po' come se fosse una piccola unità di ricerca e sviluppo all'interno della vostra azienda. E le presentazioni sono un altro elemento fondamentale, possono avvenire verbalmente oppure attraverso dei poster, e servono proprio per fare in modo che gli apprendisti possano presentare i risultati delle loro riflessioni dal punto di vista grafico, delle loro ricerche o della non analisi di caso, evidenziando come hanno utilizzato la concettualizzazione astratta per comprendere meglio le loro esperienze precedenti e per prepararsi alle esperienze future.
Si utilizzano per valutare la chiarezza della presentazione, la solidità dei concetti teorici utilizzati e la capacità di collegare teoria e pratica, perché questo ci fa capire effettivamente cosa hanno appreso dalle esperienze pratiche precedenti. E poi autovalutazione e riflessione è uno strumento che serve proprio per incoraggiare gli apprendisti a riflettere su come hanno sviluppato e applicato concetti astratti nel corso dell'apprendimento. Vediamo un paio di esempi. Analisi di caso, ad esempio. Il caso ha un contesto fittizio ma realistico, ad esempio la tipografia Printfast riceve un ordine urgente da un importante cliente editoriale. Il cliente richiede la stampa di 500 copie di un volume con una deadline, quindi scadenza molto stretta. L'apprendista Anna viene incaricata di gestire questo progetto sotto la supervisione di un tecnico esperto che è Marco. Il caso è diviso in 3 parti: soluzione, compito dell'apprendista e domande per l'analisi. Nella soluzione vengono spiegate le attività che ha svolto Anna, in questo caso per risolvere il problema, per gestirlo, il compito dell'apprendista, quindi cosa deve fare Anna per svolgere il compito stesso, e poi delle domande di analisi che servono per far riflettere sull'attività di Anna, in questo caso svolta. Questo serve proprio per stimolare una riflessione su un caso reale che non è il proprio, quello veramente accaduto, ma è fondamentalmente di altre persone. Concede molto più tempo e molto più spazio alla riflessione. Sulle presentazioni sono le tipiche attività in cui viene chiesto all'apprendista di presentare o verbalmente o attraverso una presentazione che può essere cartacea oppure sul computer, un PowerPoint. Nel caso della stampa immaginiamo che possa essere facile avere un computer su cui fare questa presentazione, in cui si prepara prima la sequenza dei contenuti della presentazione, quindi collegamento esperienza-concetto, spiegazione dei concetti teorici, generalizzazione e applicazione, riflessione personale, prospettive future, e si danno per la realizzazione all'apprendista suggerimenti per la presentazione. Essere concisi ma completi, utilizzare supporti visivi efficaci, interagire con le persone che si hanno davanti e fare riferimenti alla pratica. Questi sono gli elementi fondamentali per le presentazioni. Infine, sperimentazione attiva è l'ultima parte del modello di Kolb, dove l'apprendista applica le conoscenze e le teorie apprese per testare soluzioni a problemi identificati e per migliorare il processo di stampa. È proprio la parte che chiude l'intero processo di ciclo di apprendimento. Questo può comportare l'aggiustamento delle impostazioni della macchina da stampa, la sperimentazione con diversi tipi di carta e inchiostro, la modifica del layout del volume e l'ottimizzazione della qualità di stampa. È un po' come se la prima esperienza fosse stata, dopo l'esperienza stessa, processata in termini molto più astratti e generali, ricondotta alla teoria, e poi adesso dalla teoria si ritorna effettivamente alla pratica per prepararsi ad un nuovo compito. L'apprendista in questa fase mette in pratica le teorie e le idee sviluppate, chiudendo il ciclo dell'apprendimento esperienziale per poter poi iniziarne uno nuovo. Quali strumenti abbiamo a disposizione per analizzare le competenze in questa fase? Vediamoli. I progetti pratici sono di fatto assegnazioni di progetti che richiedono l'applicazione pratica di competenze e conoscenze per iniziare nuovamente il ciclo, e in questo caso si valuta l'esito dei progetti basandosi su criteri specifici come l'innovazione, l'efficienza, la qualità del lavoro e così via. Le simulazioni riproducono situazioni lavorative reali, vengono fatte fare, quindi a differenza di casi vengono fatte fare all'apprendista, però non sono una vera e propria commessa reale, dove gli apprendisti possono praticare e applicare le loro competenze in un contesto però simulato, quindi più protetto. In questo caso si osservano e valutano le prestazioni degli apprendisti durante le simulazioni, prestando attenzione alla loro capacità di applicare le conoscenze teoriche a problemi pratici, alla loro reattività alle situazioni impreviste. Giochi di ruolo simili alle simulazioni, con una differenza che c'è un livello, come dire, di simulazione con attribuzione di ruoli. Quindi è come se fosse un gioco che serve per emulare sfide professionali specifiche. Ad esempio viene chiesto all'apprendista di interpretare il ruolo di un altro collega all'interno del flusso di lavoro, permettendo agli apprendisti di sperimentare con diverse strategie di risoluzione per diversi problemi. In questo caso si valuta l'efficacia con cui gli apprendisti navigano le situazioni, le loro capacità di pensiero critico, la presa di decisione e le abilità interpersonali dimostrate durante l'esercizio. Può essere interessante soprattutto se l'apprendista sta per fare un salto di qualità verso un ruolo diverso. In questo caso nel processo di stampa magari viene assegnato a lui o a lei un ruolo un po' più complesso. La cosiddetta peer review e il feedback a 360 gradi. Il feedback l'abbiamo già visto, la peer review sarebbe la revisione tra pari, cioè una sorta di valutazione che viene fatta tra colleghi o tra apprendisti. E quindi si può implementare un sistema di valutazione tra pari e di feedback da parte dei colleghi, supervisione e tutor.
Si analizza il feedback ricevuto per identificare tendenze nelle percezioni delle competenze dell'apprendista da parte di molti soggetti, evidenziando sia punti di forza che aree di miglioramento. La riflessione guidata può essere realizzata attraverso diari di riflessione o sessioni di debriefing in cui gli apprendisti riflettono sulle loro esperienze di sperimentazione attiva. La tecnica di valutazione si realizza sostanzialmente valutando la profondità delle riflessioni degli apprendisti, la loro capacità di autovalutarsi criticamente e di identificare aree di apprendimento futuro. Infine, la valutazione basata su prestazioni. Si creano delle valutazioni che richiedono agli apprendisti di dimostrare la loro capacità di applicare conoscenze e competenze in contesti pratici. Si usano rubriche di valutazione che già conoscete, dettagliate per illustrare le competenze specifiche dimostrate durante la valutazione, come ad esempio la capacità di trasferire l'apprendimento da una situazione all'altra. Vediamo un esempio di simulazioni. Anche qua abbiamo due sezioni, una è la descrizione dove c'è l'obiettivo della simulazione, ad esempio migliorare le competenze degli apprendisti nell'ottimizzare le impostazioni della macchina da stampa per garantire la massima qualità della stampa stessa, una descrizione dello scenario che serve proprio per capire dove devono operare durante la simulazione e poi una descrizione dei compiti dell'apprendista, preparazione iniziale, aggiustamento delle impostazioni, risoluzione dei problemi. Il ruolo del tutor è quello di osservare e registrare come gli apprendisti gestiscono la simulazione stessa, quindi non è proprio un'attività di lavoro vera, ma è simulata. La peer review, il feedback a 360 gradi serve proprio per costruire uno scenario nel quale coinvolgere l'apprendista e poi successivamente in cui di fatto lo si coinvolge in attività vere, in cui poi successivamente si dà un feedback attraverso una serie di domande che possono essere focalizzate o basate su un questionario o su delle interviste. Quindi si raccolgono questi feedback e poi li si condivide anche con l'apprendista o uno a uno oppure in gruppo, proprio per dare un feedback che può essere collettivo da parte di tutte le persone che hanno avuto modo di assistere alla performance dell'apprendista. Andiamo sulle conclusioni, ritornando un po' al modello di Kolb, come abbiamo visto le 4 fasi, che dal nostro punto di vista sono molto importanti per aiutarvi a comprendere come analizzare le competenze dei vostri apprendisti nelle varie fasi di un flusso di lavoro, avendo una focalizzazione differente. La prima è sull'esperienza concreta, quindi osservate ciò che accade. La seconda, la terza e la quarta accompagnano ad una nuova esperienza pratica, però arrivando ad avere un livello di riflessione che deve essere necessariamente accompagnata con l'osservazione riflessiva, che è rivolta verso il passato, la concettualizzazione astratta che consente di creare propri modelli di rappresentazione di ciò che è stato fatto, che possono essere poi successivamente applicati per iniziare a preparare un'altra applicazione all'interno della propria esperienza di lavoro. Questo modello è stato applicato in tantissimi contesti professionali e lavorativi, può essere dunque importante per voi per supportarvi nel processo di analisi e comprensione delle competenze dei vostri apprendisti sui luoghi di lavoro. La presentazione finisce qua, vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto. Buona applicazione del modello di Kolb per la valutazione delle competenze dei vostri apprendisti. Un saluto.